Ragazzi, un'avventura incredibile oggi, mi trovo qui alle cave di marmo di Carrara. In questo momento scendo dalla jeep che, un secondo, che mi sta accompagnando durante questo viaggio, e vedere il modo in cui lavorano il marmo, in cui lo tagliano, in cui lo fanno crollare, lo trasportano e lo spostano in altre vasche è una cosa unica. Qui siamo nella seconda vallata, questa è praticamente la vallata di Miselia, ma siamo al confine con la terza vallata, Turano. Lì dove vedete tutte le strade fatte a zig-zag, vedete? Questa parte dalla sinistra a destra è tutta già praticamente Turano. Sono queste tre vallate che noi abbiamo dove viene scavato, e la bellezza è anche che in quella parte dove stiamo proprio a confine, lì ci sono, diciamo, sono i maggior numeri per lo statuario Michelangelo in quel senso. Che noi abbiamo una legge internazionale per dei minerali, che chiaramente quando lei acquista un terreno dove si trova solo terreno, magari anche un monte, normalmente solo i primi 45 centimetri da sottosuolo è il suo, ma se lei scende dopo i 45 centimetri, ma anche solo il micro millimetro, tanto per dire, lei ha fatto un furto. Marchesa Maria Teresa Cibo Malaspina, e lei chiaramente ha deciso di chiamare gli uomini di Carrara, e lei ha fatto la proposta di dare la libertà a tutti a sfogarsi la loro volontà di lavorare il marmo dentro alla montagna. Una volta che loro hanno scelto il punto, il posto che volevano, che gli interessava, chiaramente lei l'ha fatto segnare in una mappa, in una cartina, e con quella sono diventati praticamente i proprietari del punto che hanno scelto loro. Ragazzi, adesso ci siamo spostati dalla prima parte che vi ho fatto vedere, ossia dove c'era la preparazione del marmo, dove lo stavano tagliando, lo distruggevano, e c'erano quelle persone, ci tenevo a specificare, quelle persone che avete visto in alto alla montagna con tutte le imbracature legate alla ringhiera. Loro sono alpinisti, però fanno un lavoro un po' diverso rispetto alle solite escursioni che fanno, ossia lì mettono la montagna in sicurezza, tolgono tutti i massi più piccoli e i massi più grandi, facendoli precipitare direttamente nel dirupo, perché al di sotto lì non c'è niente, sono solo delle grandi vasche contenenti dell'acqua che attutiscono poco la caduta. E in questo momento siamo arrivati proprio nel cuore delle grotte di Carrara. Assurdo, guardate anche a terra, ci sono tutti i residui del marmo mischiati con l'acqua che creano una specie di argilla, una specie di fango. Pensavo esistessero solo nei film queste cose, ma esistono anche nella realtà. Ed è un'esperienza fantastica. In questo momento io sono all'interno di una montagna, si sente dall'umidità, dall'acqua che cola dalle pareti, dal freddo che si sente. Non ho parole per descrivere questa emozione, le sensazioni che sto provando in questo momento. È veramente incredibile.